11 gennaio 12. Eletti, amici cari, vi chiedo di restarmi fedeli e testimoniarmi con gioia a chi vi è vicino, a chi vi viene incontro e anche a chi vive lontano da voi. Sposa amata, chiedo, in questo momento, ai miei una fervida e gioiosa testimonianza. Colui che vi vede deve poter dire Dio abita nel suo cuore. Testimoniate non solo a parole, ma soprattutto con le scelte che fate e con la vostra vita. Sposa amata, il mondo ha avuto pochi, veri testimoni, ecco perché ancora non si è convertito ed indugia a farlo. Mi dici adorato Gesù, l'uomo deve testimoniare più con la sua vita, che solo con le parole. Pochi sono disposti a questo, molte parole si dicono, molti insegnamenti si ripetono, ma è più duro operare con la propria vita esemplare. Dolce amore, tu conosci la debolezza umana. Dice un saggio proverbio: tra il dire ed il fare c'è il mare da saltare. Dire è facile, fare è difficile. Quanti dicono cose meravigliose con le labbra, ma fanno, poi, per debolezza e fragilità, cose terribili. Ti supplico, dolce amore, aiuta gli uomini ad essere coerenti e saggi perché il mondo si converta. Sposa cara, se l'uomo si apre al mio amore, diviene come una pianta rigogliosa, che mai cessa di fare nuovi germogli. Chi la vede è pieno di gioia. Chi la vede dice è meravigliosa. Così avviene a chi si apre al mio amore, ma così non è per chi resta lontano da me, per scelta, e non si fida molto perde costui, tutto perde. Dolce amore, mi dici, resta freddo ed indifferente solo, chi non ti conosce. Colui che solo un po' ti conosce diviene ardente di conoscerti sempre più, di vivere in te, con te, Gesù, per te, Santissimo. Sono convinta di questo, perciò, con tutto l'ardore del cuore ti supplico di lasciarti conoscere sempre più in modo, che non resti uomo al mondo, che viva senza lodarti, ringraziarti, adorarti. Penso a Giuda, che ti ha tradito. Questa figura mi lascia tanto perplessa e mi chiedo come abbia potuto fare questo, standoti vicino ogni giorno. Alcuni fatti mi restano misteriosi, capisco che il cuore umano è un mistero, che solo tu conosci. Capisco anche che nel cuore umano può agire il principe delle tenebre e distruggere le cose belle, che tu fai. Ti supplico, Santissimo, togli potere al nemico feroce, che inganna e seduce i popoli. Egli opera nel nascondimento con molta ipocrisia e mette volti sempre nuovi per raggiungere lo scopo di avere anime per sé. Dolce amore, perda gradualmente potere il nemico, che inganna e seduce oggi, più che nel passato, togli le maschere che ingannano e seducono e mostra il suo vero, terribile volto. Sposa cara, proprio per vincere la seduzione del mondo chiamo tutti a me. Sono ancora aperte le porte della mia reggia per accogliere ogni uomo, ma non sempre così sarà. Chi entra nella mia reggia è salvo, è protetto, è felice. Colga ogni uomo tale invito e nessuno lo rifiuti. Sposa cara, non c'è salvezza fuori di me, non c'è salvezza alcuna né gioia né speranza. Venga a me ogni uomo, finché mi lascio trovare, non indugi e non tardi perché non accada a lui come alle vergini stolte, che non poterono più entrare. Mi dici dolce amore, penso e ripenso alla parabola delle vergini sagge e di quelle stolte, vorrei che sulla terra tutti fossero come quelle sagge e nessuno come le stolte. Sposa cara, conosca il mondo il mio messaggio e si affretti a venire a me per salvare la sua anima, che corre un grande pericolo. Resta, sposa cara. Resta, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, figli del mio cuore, sia ardente la preghiera per i non credenti. Non stancatevi di supplicare per coloro che ancora restano lontani da Dio col cuore e con la mente. Sapete che la preghiera, che sgorga da un cuore puro, ha un grande potere di guarigione? Insieme alla preghiera, offrite sempre qualche piccolo sacrificio per quell'anima malata. Dio Santissimo ascolta le suppliche e le esaudisce nel suo tempo e secondo la sua logica. Mi dice la piccola figlia dolce madre, aiutaci a pregare bene per questi malati, che peggiorano sempre più, sono i terminali dello spirito e per loro proviamo grande pena nel cuore. Noi vogliamo unire la nostra preghiera alla tua, perfetta, per ottenere la salvezza delle anime. Penso a questo, dolce tesoro, che accadrà, quando l'Altissimo dirà il suo basta.
Chi è fuori non potrà più entrare e chi è dentro non potrà più uscire. Terribile sarà la situazione dei prigionieri del male. Figli amati, così sarà, perciò, datevi da fare, finché siete in tempo possano salvarsi più anime possibile con la vostra supplica ed il vostro sacrificio. Figli del mondo, Dio Altissimo ama ogni uomo di amore immenso e non vuole la salvezza solo di alcune anime, ma di ogni anima, non solo di un popolo, ma di tutti i popoli. Sono qui con voi, mandata dal Padre caro per aiutarvi, sostenervi, salvarvi tutti. Vi prego, figli miei, lasciatevi aiutare, sostenere, lasciatevi salvare dalla Madre del Cielo, che viene a voi ogni giorno per guidarvi al regno dell'eterna luce. Mi dice la mia piccola madre cara, la tua presenza, viva e palpitante, ogni giorno ci riempie il cuore di viva speranza. Non ti stancare di noi, perché siamo pigri ed indolenti, tieni ben stretta la nostra mano, tremante, nella tua e salvaci tutti dalla furia del nemico terribile. Figli amati, siate docili e pronti all'obbedienza a Dio, fate ciò che vi chiede e sarete salvi e felici. Insieme, uniamoci per la più fervida adorazione. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.